Lo sentite questo caos? Li vedete tutti questi musicisti? Non vi sembra che ognuno suoni per conto proprio? Sì, ma se ascoltate meglio, sentirete che in realtà questi sono gli attimi che precedono l'inizio di un grande concerto. Il caos fu all'origine 20 anni fa di una grande avventura musicale umana, l'Orchestra Mozart. Nata all'interno dell'Accademia Filarmonica di Bologna da un'idea di Carlo Maria Badini e Fabio Roversi Monaco, l'orchestra venne subito affidata a Claudio Abbado. La sua guida e la sua attenta scelta di prime parti di orchestre prestigiose e di giovani musicisti creò una sintonia perfetta, legami musicali umani così profondi da essere oggi più forti che mai. Il 4 novembre di 20 anni fa, l'atteso esordio sul palco del Teatro Manzoni di Bologna. Lo ricordate? E i concerti che seguirono? Per noi sono ricordi vivissimi. Collaborazioni con grandi solisti, tanta musica da camera, il tour dei concerti brandeburghesi, il progetto Pergolesi, la prima di Stockhausen, Pierino e il Lupo con Benigni al Paladozza. Un'orchestra sì giovane, ma che dimostrava di aver raggiunto uno straordinario livello artistico. Un ricordo indelebile sono anche tutte le persone per cui abbiamo suonato, grazie ai progetti Tamino con i bambini dell'ospedale Gozzadini Sant'Orsola e Papageno con i detenuti della Dozza. Uno dei più grandi insegnamenti di Claudio Abbado, voler condividere la gioia della musica davvero con tutti. Nel 2013 eravamo all'apice, sull'onda di grandi incisioni discografiche, tour e concerti con grandi artisti sui più importanti palcoscenici d'Europa. Pochi mesi dopo, con la scomparsa di Abbado, tutto sembrò finire. Ma proprio in quel momento, la forza dei legami indissolubili tra i musicisti, tra l'orchestra e il suo pubblico, fu capace di far rinascere l'Orchestra Mozart. L'impegno dei musicisti che suonavano gratuitamente, le vostre preziose donazioni, la perseveranza dell'Accademia Filarmonica e del suo staff compirono l'impresa. Decisivi furono poi, da una parte, la generosa adesione del grande Bernhard Haitink al concerto della Rinascita, il 6 gennaio 2017, e a quelli dei 2 anni seguenti. Dall'altra, l'aver trovato una seconda casa a Lugano Musica, che ci ospitò in residenza fino al 2021. Tutto questo ci permise di tornare anche nella nostra prima casa, Bologna, al Teatro Manzoni, e in tanti altri luoghi della città. Nacque l'Orchestra Mozart Festival, dal desiderio sempre vivo di portare le persone alla musica e la musica alle persone, a cominciare dai più piccoli. Arrivò poi l'incontro con un altro grande direttore, Daniele Gatti, e con lui altri grandi progetti, di nuovo interrotti dal caos, addirittura una pandemia mondiale. Ma ancora una volta fu solo una pausa, un breve silenzio, spezzato dalla voglia inesauribile di fare musica insieme.
Riprendemmo così il filo di quei progetti, avviandone presto uno molto speciale. Una residenza a Ferrara Musica, nel teatro dedicato al nostro primo maestro, dove abbiamo preparato con Daniele Gatti l'integrale delle sinfonie di Beethoven. Il culmine solo poche settimane fa. Il trionfo della nona, nonostante un fuoriprogramma, un'improvvisa indisposizione di Daniele Gatti, e grazie all'aiuto inatteso del grande Sir John Eliot Gardiner. La nona di Beethoven è forse la sintesi perfetta dei primi 20 anni di orchestra Mozart, del passaggio dal caos al sublime. Dal caos siamo partiti e ripartiti molte volte, ed ogni volta siamo riusciti a trasformarlo in musica, in un grande abbraccio corale, in bellezza. Oggi cominciano i prossimi 20 anni. Viviamoli insieme.